Ragazzi, dopo 3 giorni trascorsi in libera a Torre dell'Orso, ci spostiamo di appena 10 km per portarci all'agricampeggio Fontanelle, che si affaccia sulla Baia dei Turchi nel comune di Otranto. Oggi è il 18 agosto e rispetto ai giorni scorsi si sono liberate alcune piazzole. Fontanelle è un agriturismo ed un agricampeggio che i proprietari amano definire un'oasi di relax nel Salento, a metà strada tra la meraviglia incontaminata dei laghi Alimini e la spiaggia caraibica della Baia dei Turchi, lambita dalla fitta pineta. In questa struttura gli ospiti sono immersi contemporaneamente in diversi ambienti: la campagna coltivata, il lago e il mare, circondati da spazi immensi dominati solo dal verde della natura e dall'azzurro del cielo. Poi, a soli 5 km, si trova il fantastico centro di Otranto che più tardi andremo a visitare. Superata la struttura dell'agriturismo, dove si trovano anche gli uffici dell'agricampeggio, lungo il vialetto c'è il box dell'accoglienza dei camper. Ma entrando prendiamo subito accordi con il personale e prima di sistemarci in una piazzola andiamo a fare carico e scarico al camper service. Il piazzale di servizio è ampio con un impianto di smaltimento moderno e tenuto in modo impeccabile. La canna per il carico dell'acqua potabile si trova in posizione ben separata a prova di balordi. Riprendiamo allora il lungo viale verso l'accoglienza e qui ammiriamo i campi dell'azienda agricola coltivati secondo i criteri dell'agricoltura biologica e biodinamica, dove crescono principalmente cereali, ortaggi, frutta e ovviamente gli ulivi. All'accoglienza chiediamo di poterci sistemare nell'area sulla destra, dove ci eravamo trovati bene 4 anni fa, perché qui il terreno appare più compatto e meno polveroso, inoltre è più vicino ai servizi. Purtroppo però adesso non c'è posto e così ci sistemano dal lato opposto sotto gli ulivi. Bello è bello, non c'è che dire, però è un po' più scomodo e dovremo fare i conti con le folate di vento che alzano grosse nubi di polvere. Comunque siamo proprio ai confini con la fitta pineta che segna l'inizio del bosco, delimitata da una suggestiva fila di palme. Ma adesso andiamo a vedere com'è l'unico blocco dei servizi presente nell'area. Si tratta di una costruzione rimodernata, anche se gli interni non danno propriamente il senso di nuovo. Ci sono toilette e docce separate per femmine e maschi, curate dal personale che interviene più volte al giorno. All'esterno ci sono una lavatrice, i lavelli per stoviglie e panni e le docce fredde. I bidoni per la raccolta differenziata sono gestiti adeguatamente. Per tornare al nostro camper si passa sotto la pineta, dove è sistemato un banco mobile che vende i prodotti dell'azienda agricola, dalla frutta e verdura ai vari tipi di panini tipici pugliesi, ma non possono mancare neppure i taralli realizzati con le farine prodotte in loco. Nella pineta, dove i ragazzi piantano le tende, troviamo a disposizione degli ospiti tavole e panche, diverse amache appese agli alberi e uno spazio con delle piccole porte da calcio. Qui è tutto molto rilassante e il tempo sotto gli ulivi trascorre lentamente. Diciamo che il ritmo è rallentato sensibilmente rispetto ai 6 giorni precedenti trascorsi in libera. Sono 2 modi molto diversi di vivere il camper, ma noi li amiamo entrambi, con tutti i loro vantaggi e svantaggi. Ma adesso ragazzi è ora di andare in spiaggia. Oh, dov'è il mare? Facile, la bellissima spiaggia della Baia dei Turchi è a 400 metri da qui, passando in mezzo al bosco. Niente paura, dentro la pineta una serie di sentieri ben segnati porta dai diversi parcheggi fino alla spiaggia. Si cammina al fresco con il suono delle cicale e il profumo pungente dei pini marittimi, con la luce calda che penetra a raggi dai rari squarci di cielo terso. Questo è esattamente il mix sensoriale che evoca nel mio immaginario la vacanza al mare.
fresco ragazzi sotto la pineta, che sta benissimo, poi c'è il profumo dei pini marittimi, è una cosa strepitosa, sta benissimo, si respira a pieni polmoni. Andiamo in spiaggia. Di qua a sinistra, vedi? Letting you go, 'cause you were like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right. Letting you go, I can't stand. Il sentiero sbuca da un tunnel nella ricca vegetazione su una piattaforma rocciosa che sovrasta un piccolo arenile, dal quale si allunga sulla sinistra una stretta fascia sabbiosa. Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go, 'cause every song just reminds me. Ce l'abbiamo fatta? Si spiaggia, si scivola la sabbia. Scendiamo lentamente nella spiaggia, affollata ma non troppo, e piantiamo l'ombrellone. Ma non perdiamo altro tempo, il richiamo dello splendido mare è irresistibile ed entriamo subito a farci un bagno rigenerante. L'acqua è stupenda, è molto bella, pulita, limpidissima, mosso, è bello mosso. Da qui non possiamo non notare con ammirazione il bananone, il paracadute ed altre attrazioni trainate dai potenti motoscafi. Così, quando ritorniamo a riva, io vado in passeggiata lungo la stretta striscia di sabbia, dalla quale si aprono più avanti bellissimi scorci sabbiosi praticamente deserti. In pochi minuti arrivo alla grande spiaggia di Allimini, attrezzata dallo stabilimento dell'Aqua Speed Beach, che oltre ai lettini e ombrelloni organizza temerarie avventure acquatiche. Ecco il cartellone con i prezzi di ogni singola attività. Beh, pensavo anche peggio. Alla sera si è alzato un bel vento fresco e fuori non c'è molto da fare. Così abbiamo cenato in camper e poi una partitona a scala prima di andare a dormire. Ciao ragazzi. Forse vinco, vediamo. O forse vince Anna Maria. Il giorno dopo c'è un bel sole caldo, ma niente spiaggia. Abbiamo deciso di andare a visitare Otranto, che anche se ci siamo già stati diverse volte è sempre splendida. Prendiamo il bus di linea che ha la fermata a pochi metri dal cancello dell'agriturismo dall'altra parte della strada. I biglietti li acquistiamo a bordo al costo di 2 euro a persona a tratta. In circa 20 minuti raggiungiamo Otranto, dove scendiamo alla fermata nei pressi del porto, proprio davanti al camping Baia dei Micenei. Iniziamo allora il nostro giro in città, nota come la Porta d'Oriente, perché è la più orientale d'Italia. Il primo punto di interesse che incontriamo è il Grande Castello. Proprio per la sua posizione geografica, Otranto ha dovuto dotarsi fin dall'antichità di validi sistemi di difesa, a partire da un primo fortilizio che qui venne edificato, che però fu gravemente danneggiato durante l'assedio subito dalla città nel 1067. La ricostruzione fu promossa nel 1228 da Federico II di Svevia. Dopo il sacco di Otranto del 1480, anno in cui tutto il meridione d'Italia fu oggetto dell'attacco turco, il castello dovette essere ricostruito, cosa che fece Alfonso d'Aragona, duca di Calabria. L'aspetto attuale del castello ci riporta gli importanti rimaneggiamenti apportati alla fine del 400. Il castello normalmente è visitabile ed è utilizzato come sede di mostre d'arte.
Lasciamo la fortezza e ci inoltriamo tra i suggestivi vicoli e piazzette della città, tra coloratissimi negozi di souvenir e botteghe di prodotti tipici. Saliamo sulla sinistra verso la cattedrale. La cattedrale di Santa Maria Annunziata, fondata nel 1068, è la chiesa madre dell'arcidiocesi di Otranto. La costruzione è una sintesi di diversi stili architettonici, con elementi bizantini, paleocristiani e romanici. La facciata medievale ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Dopo le devastazioni inflitte dall'occupazione turca del 1480, fu edificato il grande rosone a 16 raggi, con fini trafori gotici. Nel 1674 fu aggiunto il portale barocco. L'interno ha una pianta a 3 navate absidate, scandite da 12 archi e a loro volta sorretti da 14 colonne di granito. Di grande impatto è l'ampia decorazione a mosaico sul pavimento che si sviluppa lungo le navate, il presbiterio e l'abside, realizzata tra il 1163 e il 1165. Nel mosaico sono rappresentate scene dall'Antico Testamento, dai cicli cavallereschi e dai bestiari. Le immagini disposte lungo lo sviluppo dell'albero della vita ripercorrono l'esperienza umana dal peccato originale alla salvezza. La navata destra termina nella Cappella dei Martiri, edificata per ordine di Ferdinando I di Napoli e ricostruita a spese pubbliche nel 1711. In essa sono conservati parte dei resti mortali dei santi martiri di Otranto, gli 800 abitanti di Otranto massacrati e decapitati dai turchi sul Colle della Minerva il 14 agosto del 1480 per non aver voluto rinnegare la fede cristiana. Le reliquie dei martiri sono deposte in 7 grandi armadi. Usciti dalla cattedrale, scendiamo sul bellissimo e panoramico lungomare. Grande Slargo sorge il monumento ai martiri di Otranto, inaugurato nel dicembre del 1923. La statua, alta circa 3,70 m, raffigura una donna avvolta da un ampio mantello e un copricapo con lo stemma della città, mentre sul mantello c'è lo stemma della provincia di Lecce, il delfino che morde la mezzaluna turca. Alla nostra sinistra sorge la Torre Alfonsina, la porta principale della città aragonese, edificata durante il XV secolo. Entriamo così nel largo di Porta Alfonsina, una piazza triangolare edificata nella seconda metà del Cinquecento, racchiusa tra alte mura che facevano parte delle fortificazioni e sulla quale si affacciano suggestivi palazzi storici. Usciamo dal triangolo attraverso Porta Terra, una costruzione di età napoleonica. Attraversiamo i giardini della villa comunale e raggiungiamo sul fondo della piazza quello che sembra essere stato il mercato coperto del pesce o della frutta e dove adesso si trovano alcuni fornitissimi banchi di gastronomia che propongono una carrellata di piatti tipici della cucina salentina. Noi prendiamo 2 belle porzioni di trofie allo scoglio e di polpette di polpo che ci portiamo in camper per pranzo, costo 26 euro. Ci soffermiamo ancora ad ammirare il panorama sulla baia di Otranto con la spiaggia attrezzata e il porto. E poi attraversiamo nuovamente il bellissimo lungomare e i giardini dove ci sediamo al tavolino di uno dei tanti bar che si affacciano sul viale per fare un sostanzioso aperitivo, speso 15 euro in 2. Abbiamo così messo in pausa il languorino che ci era venuto visto l'orario e ci avviamo verso la stazione dei bus per tornare al campeggio.
Arriviamo comodamente al parcheggio e dopo il pranzo in camper con le prelibatezze salentine paghiamo il soggiorno, 30 euro a notte più 1,50 euro a persona per la tassa di soggiorno, e facciamo rotta verso nord. Ci spiace non essere andati a vedere i laghi Alimini, ma è ora di tornare a casa, sarà per la prossima volta. Sulla strada verso Lecce restiamo increduli nel vedere per chilometri che gli ulivi che crescono sulla campagna alla nostra destra sono quasi tutti sani, verdi e rigogliosi, mentre quelli dall'altra parte della strada sono distrutti dall'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa. Se qualcuno di voi mi sa spiegare questa cosa per noi singolare, ce lo scriva sui commenti per favore, grazie. Domani faremo tappa a Termoli e quindi vi proponiamo di vedere anche il prossimo video. Per questo, chi è nuovo del canale farebbe una gran cosa ad iscriversi. Un carissimo saluto a tutti, ciao!